Sono certo che per molti di voi il fatto di descrivere in questo modo il viaggio verso l'aldilà, come accade nelle società di tipo sciamanico, richiama alla memoria altri testi che parlano di questo viaggio. Il libro egiziano dei morti, che in realtà è appunto è chiamato il libro per uscire al giorno, che quindi questo testo importantissimo soprattutto nel nuovo regno egiziano, ma che ha degli antecedenti che sono i testi delle piramidi del Medio Regno e i testi dei sarcofagi dell'Antico Regno, che erano appunto dei veri e propri manuali per andare nell'aldilà e per fare in modo che l'esperienza della morte diventasse un'esperienza per il defunto di riunirsi alla propria origine divina, alla propria dimensione solare primigenia da cui l'essere umano deriva. Voi lo sapete, questi testi in primo luogo erano dei testi che si indirizzavano ai faraoni, quindi a persone di alto rango e che permettessero quella che potremmo chiamare una sorta di osirificazione, quindi la possibilità di identificarsi ad Osiride e quindi reintegrarsi con la propria dimensione solare divina da cui il faraone discendeva. Poi man mano, e questi testi appunto erano, non a caso vengono chiamati testi delle piramidi proprio perché erano dipinti, il manuale, la guida che il faraone appunto al momento della morte, dopo la morte, doveva seguire, era dipinta appunto all'interno delle stesse camere funebri dei faraoni. In un'epoca successiva si parla appunto di testi dei sarcofagi, proprio perché erano dipinti all'interno dei sarcofagi. Se voi siete andati ad esempio al museo di Torino, al museo egizio di Torino, avete visto quanti sarcofagi all'interno hanno riprodotto alcune scene che riguardano appunto il libro egiziano dei morti. Poi in un'epoca successiva, siamo quindi al Nuovo Regno, accade che questi manuali, questo manuale diventa più di uso comune, non è più aristocratico nella sua essenza come lo poteva essere in passato, quindi ha una maggiore diffusione, però i temi rimangono gli stessi. C'è sempre un itinerario, ci sono sempre delle guide, ci sono delle prove come quella della pesatura del cuore, delle prove dal cui superamento si determina la possibilità da parte del defunto di raggiungere la propria destinazione ultraterrena. Se noi andiamo in un altro ambito, sicuramente voi avete sentito parlare del libro tibetano dei morti, anche qui abbiamo una guida per l'aldilà e anche qui abbiamo delle persone che possono aiutare dall'aldiquà le persone che stanno andando verso l'aldilà, tant'è vero che il libro tibetano dei morti significa letteralmente liberazione attraverso l'udire, proprio perché questo libro tibetano dei morti, il Bardo Tödel, è un testo, un insieme di testi, sono vari testi, non esiste solo un libro tibetano dei morti, ma sono vari testi che si trovano nella tradizione buddista, ma anche nella tradizione pre-buddista del Bön, che però tutti rispecchiano uno schema analogo. E questo schema è uno schema che viene illustrato, narrato appunto dai monaci nel momento in cui vengono celebrati i rituali funebri, e che attraverso questa recitazione si invita appunto il principio cosciente del defunto, il defunto ad ascoltare quanto viene narrato, e questi testi, appunto, questa narrazione raccontano delle varie esperienze che vive il defunto nel momento in cui si separa dal corpo. Il libro tibetano dei morti narra in primo luogo quelle che sono le fasi principali dello stesso processo del morire. Non è un caso che questo testo venga infatti recitato non dopo la morte, ma nel momento in cui si è avviato per la persona che sta morendo proprio il processo di morte. E descrive in questo caso
tutte le varie fasi di dissoluzione degli elementi fisici della persona e degli elementi materiali che compongono il corpo della persona, quindi terra, acqua, aria, fuoco. E il fatto di spiegare e di sussurrare all'orecchio del morente queste fasi progressive di dissoluzione ha lo scopo di aiutare il defunto ad avere consapevolezza di quello che gli sta accadendo e quindi di controllare, gestire e utilizzare al meglio quello che inesorabilmente sta patendo. Nel momento in cui avviene la morte, a quel punto il Bardo Tödel, il libro tibetano dei morti, diventa una vera e propria guida. Da quel momento in poi il principio cosciente della persona si avvia verso una serie di esperienze. Nella visione buddista, diversamente dal mondo sciamanico, dove tutto ciò che il morto esperisce è considerato reale, e il morto è come se andasse in un altro mondo parallelo a tutti gli effetti, quindi le divinità, gli spiriti, i pericoli che incontra sono reali. Ebbene, noi lo sappiamo, nel buddismo, dal momento che si ritiene che la stessa realtà esterna a noi altro non è che una proiezione della nostra visione interna, ebbene il Bardo Tödel ci spiega come queste esperienze che ha il defunto, e che spesso ancora una volta sono esperienze con divinità pacifiche, con divinità irate, ci sono anche qui prove, ci sono anche qui dimensioni emozionali particolarmente profonde legate al terrore, all'angoscia. Ebbene, altro non sono che la proiezione esterna di ciò che il defunto aveva all'interno, ha all'interno. Sono la manifestazione esterna del bagaglio karmico e potremmo dire del livello di consapevolezza che il defunto ha maturato in vita. Quindi nulla di reale, tant'è vero che il libro tibetano dei morti ripete costantemente: fai attenzione, ricordati, ricordati. Cosa hai da ricordare? Ricordati che quello che vedi non esiste, lo sta creando la tua mente, non esiste di per sé, non ha alcuna esistenza intrinseca, quindi riconosci tutto quello che ti accade, buono e cattivo, sorgente di spavento come di beatitudine, riconoscilo semplicemente come un'espressione della tua parte più profonda, una manifestazione della tua mente. Ed è questo riconoscere proprio l'elemento che permette al defunto man mano di superare le prove. Ed è proprio quando il defunto non riconosce ed pensa che ad esempio quella divinità errata che vuole divorarlo esiste veramente, è lì che fallisce la prova, è lì che non comprende, è lì che qualcosa si blocca e che impedisce al defunto di avanzare nel suo cammino dell'aldilà, che in molti casi è semplicemente un cammino che deve aiutare il defunto ad avere una reincarnazione, quindi una nascita successiva in una buona condizione di esistenza, e che in casi più rari, ma questo è lo scopo, anche questo e soprattutto questo dovrebbe essere lo scopo del Bardo Tödel, della recitazione di questo testo sacro, aiutare il defunto, permettere al defunto di realizzare la buddhità nello stato post-mortem. Quindi, come vedete, anche qui abbiamo un tragitto, un itinerario che però è più figurato che reale rispetto al mondo arcaico o al mondo sciamanico. Ci sono ugualmente delle prove e il superamento di queste prove non permette tanto, come avviene nelle società antiche, al defunto di raggiungere il regno degli antenati o il regno dei morti. Dovrebbe permettere al defunto di avere una rinascita migliore, o in rari casi appunto di permettere al defunto di ottenere la liberazione nella condizione del bardo, cioè nella condizione del post-mortem. Parlando di viaggio verso l'aldilà e parlando di guide, di manuali che servono a aiutare il defunto a dirigersi in maniera efficace e positiva verso questo stesso mondo ultraterreno, vorrei farvi un
un ultimo esempio che secondo me è interessante, perché qui non abbiamo né sciamani che guidano i defunti utilizzando il potere della parola o il potere della trance rituale, non abbiamo dei monaci, come nel caso dei tibetani, che guidano il defunto verso le varie esperienze del bardo, non abbiamo dei geroglifici che guidano in maniera figurata il defunto, nella fattispecie soprattutto i faraoni, verso la loro dimensione ultraterrena, ma abbiamo invece una situazione in cui sono dei disegni che costituiscono questa mappa e che aiutano il defunto a ricostruire questa geografia che deve portarlo nell'aldilà. Quando parliamo di disegni, vi faccio questo esempio di una società lontana che sono le tribù dell'arcipelago di Vanuatu, quindi nella zona del Pacifico, dove esisteva soprattutto una tradizione legata a dei disegni su sabbia, dei disegni geometrici che venivano appresi nel corso della vita dalle popolazioni di queste stesse zone, e ognuno dei quali questi disegni e la loro caratteristica sono disegni fatti su sabbia, in genere con un dito, e sono delle complessissime circonvoluzioni che hanno un inizio, seguono un tragitto particolare e poi tornano al punto da cui sono partite. E ognuno di questi disegni, che erano appunto imparati a memoria, erano gli anziani che li insegnavano ai giovani, ognuno di questi disegni condensava una leggenda, un racconto, un mito, descriveva una divinità, un antenato, le gesta che aveva compiuto nel passato. Poi esisteva una sezione di disegni, sempre con lo stesso schema, quindi fatti con un dito e aventi un unico tracciato, che erano dei disegni che devono e che dovevano servire alla persona per guidarsi nell'aldilà. In queste culture infatti si dice che al momento della morte cosa accade? Stesso schema è analogo a quello che abbiamo descritto per le società di tipo sciamanico. La persona è sbalzata in un'altra dimensione. E qui si dice che di colpo è come se il defunto si trovasse su una sorta di spiaggia, una spiaggia quasi desertica, è solo. E davanti a lui si para una entità che è Temes Sapsap. Temes è il termine che a Vanuatu, nelle culture di Vanuatu, designa l'entità invisibile, tutto ciò che rappresenta il mondo delle potenze ultraterrene. Quindi Temes Sapsap è la divinità che si occupa di fungere da guardiano dell'aldilà. Temes Sapsap è la prima entità che il defunto incontra nel momento in cui muore. Questa divinità si para davanti a lui e domanda al defunto di eseguire il disegno su sabbia, che è quello che apre le porte dell'aldilà. E a noi ci basta un attimo immaginare il panorama per capire cosa deve provare in quel momento l'anima di un defunto. È morta, ma deve mantenere quella freddezza e quella lucidità e richiamare alla memoria quello specifico disegno che ha appreso in vita, e abbiamo detto sono disegni particolarmente complessi, e deve essere lì a sangue freddo davanti a questa divinità, che è una divinità spesso descritta con dei toni particolarmente violenti, con dei toni particolarmente accesi. Deve fare il disegno e ricordarselo in tutti i dettagli. Se il morto è in grado di fare questo disegno, assolutamente davanti a lui si schiuderanno le porte dell'aldilà e potrà raggiungere gli antenati. Se qualcosa va storto, se dimentica una parte,
se non è in grado di completare il disegno o se si sbaglia, magari fa un disegno che non è quello adatto alla circostanza, le porte rimangono chiuse e il defunto si perde per sempre. Come vedete, nel momento in cui si parla di cammino verso l'aldilà, così come è concepito nelle società arcaiche, il quadro che ne emerge non è così roseo o luminoso come siamo spesso abituati a sentirlo e a immaginarlo. C'è sempre un viaggio di accompagnamento, ci sono sì talvolta delle entità dall'altra parte che aiutano il defunto, ma è anche necessario che ci sia un aiuto dall'aldilà, che ci siano delle guide, che ci siano degli orientamenti, che si abbiano delle conoscenze molto specifiche. Ed è anche necessario che, come è il caso dei nostri disegni di Vanuatu, dei disegni su sabbia, è anche importante che la persona durante la vita si eserciti, che durante la vita abbia già delle conoscenze molto chiare, molto distinte su quello che accadrà dopo. Quindi è importante avere qui e creare qui gli strumenti che servano anche di là. Poi ovviamente ci sarà qualcuno che ci aiuterà, ci saranno degli sciamani, ci saranno dei monaci, ci saranno persone che ci aiuteranno e ci guideranno in questo cammino. Ma la bellezza di tutto quello che emerge da queste visioni arcaiche è che c'è sempre un grande richiamo alla responsabilità. Non è uno schiocchiare di dita e andiamo di là. Ci sono adesso delle teorie recenti, soprattutto in Francia, che dicono la morte non esiste. Ovviamente la morte non esiste a un livello assoluto, la morte non esiste a un livello ultimo delle cose, ma la morte esiste tantissimo per noi che ancora siamo immersi in una dimensione totalmente relativa e potremmo dire dualistica delle cose. Quindi è bene ed è importante, e in questo secondo me le società antiche sono un grande insegnamento, avere gli strumenti, maturare gli strumenti, elaborare gli strumenti e la consapevolezza perché appunto quell'esperienza non ci trovi in nessun modo impreparati e anzi fare in modo che quell'esperienza possa diventare un trampolino per una reale e ulteriore evoluzione di noi stessi.